C'è un tipo di presenza che non ha bisogno di urlare per dominare una stanza. Non ha bisogno di correre, di agitarsi, di esagerare. Entra e l'aria cambia. Gli sguardi si abbassano, i respiri si fanno più lenti, il tempo sembra rallentare di qualche secondo. È una presenza fatta di eleganza, di mistero, di intelligenza silenziosa. È il fascino di chi osserva prima di colpire, di chi sa più di quanto lascia intendere, di chi porta addosso un passato che non viene raccontato a parole, ma che si percepisce negli occhi. E allora la domanda diventa inevitabile. Chi è la Nico Robin della Stardom? Perché se nel mondo di One Piece Nico Robin è l'archeologa del silenzio, la donna che sorride mentre nasconde cicatrici profonde, la mente più lucida della ciurma di Rufy, nel mondo della Stardom esiste una figura che incarna questa stessa aura magnetica, quella stessa eleganza pericolosa, quella stessa bellezza che non è mai solo estetica, ma è stratificata, adulta, consapevole. E quella figura è Saori Anu. Saori Anu non è semplicemente una lottatrice talentuosa, non è solo tecnica, non è solo carisma, non è solo presenza scenica, è un'atmosfera, è un colore diverso dentro un roster spesso acceso, esplosivo, vibrante. Quando Saori cammina verso il ring non corre, non salta, non si agita, fluttua. Il suo ingresso non è energia caotica e è controllato. È una regina che non ha bisogno di proclamarsi tale. È qui il parallelo con Nico Robin inizia a farsi quasi naturale. Robin non è Nami, non è impulsiva, non è travolgente. Robin è equilibrio, è cultura, è mente analitica. È la donna che ha letto il mondo e che ha imparato a sopravvivere in esso. Soriano porta esattamente quel tipo di maturità emotiva dentro il quadrato. Esteticamente il richiamo è immediato. Nico Robin è l'eleganza fatta a persona, lineamenti delicati ma sguardo profondo, postura composta, sensualità mai volgare ma sofisticata. Sora incarna lo stesso tipo di femminilità adulta. Non è la ragazza ribelle, non è la babyface ingenua, non è la villain caricaturale. È una donna consapevole della propria immagine, del proprio corpo, del proprio magnetismo. Ogni movimento è misurato, ogni posa sembra studiata, ma non artificiale. Come Robin, che anche nel caos rimane composta, Sori mantiene sempre una calma quasi disarmante. Ma la vera connessione non è solo estetica, è psicologica. Nico Robin è cresciuta nel dolore, è sopravvissuta a un genocidio, a una caccia all'uomo durata anni, alla solitudine più totale. Ha imparato a non fidarsi, ha imparato a sorridere anche quando dentro c'era solo buio. E Sori Anu nel suo percorso nel Joshi Puroresu ha costruito una carriera fatta di partenze, ritorni, identità diverse, promozioni cambiate, periodi di assenza e rientri carichi di significato. Non è una lottatrice lineare, non è un prodotto costruito e protetto dall'inizio alla fine. È una figura che ha attraversato mondi differenti, che ha saputo reinventarsi, che ha scelto quando sparire e quando tornare. Questa indipendenza, questa autonomia narrativa è profondamente Robin. C'è poi il linguaggio del corpo. Robin combatte usando il potere del frutto Anahana no Mi, moltiplica arti, immobilizza, spezza, controlla. Non è una combattente impulsiva, è strategica, blocca, studia, neutralizza. Soriano sul ring lavora in modo simile. Il suo stile non è fatto solo di impatto, è fatto di controllo, è fatto di ritmo, è fatto di timing. Sori sa rallentare un match quando serve, Sori sa costruire tensione, Sori sa usare il proprio corpo come strumento narrativo. Le sue sottomissioni, le sue transizioni, il modo in cui lavora sugli arti dell'avversaria, tutto è calcolato. Non c'è frenesia, c'è lucidità.
E questa lucidità è esattamente ciò che rende Robin così affascinante. Un altro punto fondamentale è il sorriso. Sia Nico Robin sia Saori Anu hanno quel sorriso enigmatico. Non è il sorriso ingenuo di chi si diverte e basta. È un sorriso che sembra dire so qualcosa che tu non sai. È un sorriso che può essere dolce ma anche inquietante. È il sorriso di chi osserva il mondo con distacco, con ironia sottile. Robin spesso reagisce agli eventi con una calma quasi ironica, con battute secche intelligenti. Sori ne promo nel modo in cui interagisce con le rivali, trasmette la stessa energia. Non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di esagerare. Le basta uno sguardo inclinato, una frase detta con tono pacato. E poi c'è il tema dell'intelligenza. Nico Robin è l'archeologa, è la mente più colta della ciurma, è colei che conosce la storia proibita, che legge i poneglyph, che capisce ciò che gli altri ignorano. Saru Yano nel wrestling non è solo atleta, è mente wrestlingistica, si percepisce che capisce il business, che capisce il ritmo narrativo, che capisce quando prendersi il centro della scena e quando lasciarlo. Questo tipo di consapevolezza è rara. Non è semplicemente talento naturale, è comprensione profonda del linguaggio del ring. In Stardom, dove spesso l'energia è esplosiva, colorata giovane, Saori rappresenta una tonalità diversa, è più matura, più sofisticata, più adulta. Esattamente come Robin dentro la ciurma di Ruffy, che spesso è la voce razionale tra personalità sopra le righe. Saori non deve essere la più rumorosa per essere la più magnetica. La sua forza è l'opposto del caos, è il controllo del caos. E più analizziamo questo parallelo, più ci rendiamo conto che non si tratta solo di somiglianze superficiali, si tratta di archetipi. L'archetipo della donna misteriosa, intelligente, elegante, con un passato che pesa ma non la definisce completamente. L'archetipo della figura che non cerca il centro dell'attenzione ma lo ottiene naturalmente. L'archetipo di chi non compatte solo con il corpo ma con la mente. E allora la domanda inizia a trasformarsi. Non è più solo chi le somiglia esteticamente, è chi incarna quello stesso spirito? E la risposta continua a portarci verso Saori Anu. Ma non abbiamo ancora toccato il punto più profondo del parallelo, perché Nico Robin non è solo eleganza e mistero, è anche sopravvivenza, è resilienza, è la scelta di vivere quando il mondo ti ha detto che non dovevi farlo. E per capire davvero se Saori è per davvero la Nico Robin della Stardom, dobbiamo entrare ancora più a fondo nella sua storia, nel suo simbolismo, nel modo in cui si relaziona con il concetto di appartenenza, di indipendenza, di identità. Ma prima di fare ciò, se vi piace il mio lavoro e volete sostenere in modo tangibile ciò che faccio, allora potete farlo grazie al link PayPal che trovate qui sotto in descrizione. Ogni donazione, anche la più piccola, è un aiuto concreto al mio progetto, un gesto che può aiutare a far crescere il mio canale e il mio progetto in generale e aiuta me a portarvi contenuti sempre di maggior qualità. E come in questo caso anche nuovi format, come ad esempio nuove idee. Quindi grazie a tutti. Inoltre vi consiglio di dare un'occhiata al progetto di Rachele Gagliardi, Donne tra le corde. Un progetto che personalmente ammiro moltissimo, anche perché è un qualcosa che dà voce a chi spesso la voce non ce l'ha. E allora, se amate il wrestling femminile tanto quanto me e Rachele, seguite Donne tra le corde. Direi che è obbligatorio. Trovate tutte le info qua sotto in descrizione. Grazie di cuore. Ma torniamo a noi perché per capire davvero se Saori Anu sia la Nico Robin della Stardom dobbiamo entrare in un territorio più sottile, meno visibile,
quasi simbolico, perché il punto non è solo come si muovono, come appaiono, ma cosa rappresentano all'interno del loro universo narrativo. Nico Robin è la donna che non avrebbe dovuto sopravvivere, quella che il mondo ha etichettato come pericolo fin da bambina, la Devil Child, costretta a crescere troppo in fretta, a imparare a fidarsi solo di se stessa, a cambiare alleanze, a sparire e riapparire, a costruirsi una corazza emotiva fatta di intelligenza e distacco. E Saori Anou, nel suo percorso nel wrestling giapponese, ha incarnato qualcosa di molto simile. Non è una traiettoria lineare, non una scalata protetta e programmata, ma una carriera fatta di scelte, di uscite di scena, di ritorni carichi di significato, di indipendenza quasi ostinata. Sori non è mai sembrata appartenere completamente a un sistema. Anche quando entra in una compagnia importante come la Stardom, non perde quella sensazione di essere una figura autonoma, una presenza che potrebbe andarsene domani senza smettere di essere rilevante. Questa è una caratteristica profondamente Robin. Nico Robin entra nella ciurma di Rufy in modo quasi freddo, distaccato, come se stesse semplicemente scegliendo una nuova rotta momentanea. Solo con il tempo scopriamo quanto quella scelta fosse in realtà un desiderio nascosto di trovare un posto nel mondo. Saori Anou porta la stessa ambiguità, è parte del roster, ma mantiene sempre un'aura da outsider. Non è mai completamente assimilabile, non diventa mai solo un ingranaggio. E poi c'è il tema della fiducia. Robin impiega anni prima di aprirsi davvero, prima di gridare quel celebre voglio vivere, che segna uno dei momenti più potenti di One Piece. È una donna che ha imparato a non mostrare debolezza, che ha costruito il proprio equilibrio sull'autosufficienza. Saori Anou sul ring comunica qualcosa di molto simile. Non è una lottatrice che cerca costantemente l'approvazione del pubblico con sorrisi forzati o pose esagerate. Il suo rapporto con i fan è più silenzioso, più maturo. Non chiede attenzione, la riceve. Non implora applausi, li ottiene. Questa sicurezza non è arroganza, è consapevolezza. È il tipo di sicurezza che nasce da chi ha attraversato abbastanza esperienze da sapere chi è. Analizziamo anche il modo in cui entrambe gestiscono la violenza. Nico Robin, quando combatte seriamente, è spietata. Le sue tecniche non sono spettacolari nel senso classico, sono decisive. Spezza, mobilizza, neutralizza. Non c'è frenesia, c'è precisione. Saori sul ring ha una dimensione simile. Può essere elegante, può essere fluida, ma quando decide di affondare lo fa con una cattiveria controllata che sorprende. E le sue sottomissioni non sono solo mosse, non sono dichiarazioni. Il modo in cui intrappola un braccio, il modo in cui mantiene la pressione, il modo in cui guarda l'avversaria mentre la sta dominando. Tutto trasmette quella calma letale che è tipica di Robin quando smette di sorridere e decide che è il momento di chiudere la questione. C'è poi un altro elemento fondamentale, la cultura dell'ombra. Nico Robin è legata alla storia nascosta del mondo, ai segreti proibiti, ai testi antichi che nessuno può leggere. È una custode di verità che gli altri ignorano o temono. Saori Anou, nel contesto della Stardom, rappresenta una memoria vivente di un certo tipo di Joshi, più raffinato, più tecnico, meno esplosivo ma più stratificato. Porta con sé un background che non è immediatamente evidente al pubblico casuale, ma chi conosce il wrestling giapponese comunque percepisce. È come se incarnasse una tradizione sotterranea, una linea narrativa che collega passato e presente. Non è solo una performance del momento, è un ponte tra epoche.
E parliamo anche di sensualità, perché è impossibile ignorarla in questo confronto. Beh, Nico Robin è uno dei personaggi più sensuali di One Piece, ma la sua sensualità non è mai urlata, non è mai caricaturale, è naturale, adulta, elegante. Soriano possiede lo stesso tipo di magnetismo. La sua presenza è femminile in modo consapevole, mai eccessivo. Ogni movimento ha una grazia che non toglie nulla alla sua pericolosità, anzi la amplifica. È la dimostrazione che forza e raffinatezza possono convivere, che si può essere delicate nei tratti e devastanti nelle intenzioni. Un altro parallelismo interessante è il rapporto con il dolore. Robin ha vissuto un'infanzia devastante, ha perso tutto, ha imparato a convivere con la solitudine, ma non si è mai lasciata definire esclusivamente dal trauma. Ha scelto di trasformarlo in conoscenza, in lucidità, in forza silenziosa. Soriano, pur non avendo una narrazione drammatica, ovviamente, come quella di un manga, ha attraversato momenti di incertezza professionale, di cambiamento, di pausa. Ogni ritorno sul ring non è stato solo un ritorno fisico, ma un'affermazione di identità. Come a dire, sono ancora qui, alle mie condizioni. Questa resilienza discreta è estremamente Robin. E arriviamo forse al punto più importante, l'equilibrio tra indipendenza e appartenenza. Rico Robin è indipendente per natura, ma sceglie di appartenere alla ciurma di Rufy. Non perché ne abbia bisogno per sopravvivere, ma perché trova finalmente un luogo dove può essere se stessa, senza maschere. Soriano nella Stardom sembra vivere una dinamica simile. Non è lì perché deve esserci, è lì perché sceglie di esserci. La differenza è sottile ma enorme. Quando una presenza è scelta e non imposta, beh, l'energia cambia e si sente. Nel nostro Stardom esistono tante personalità forti, esplosive, iconiche, ma, ma perché hanno quell'aura da donna, ma pochi hanno quell'aura da donna che ha già visto il mondo, che non ha bisogno di dimostrare costantemente qualcosa, che entra in scena e sembra dire io so chi sono. Questa è la vera essenza di Nico Robin e questa, più di ogni somiglianza fisica o stilistica, è l'essenza di Saori Ano. Quindi, chi è la Nico Robin della Stardom? Non è la più morosa, non è la più impulsiva, non è la più caotica. È quella che osserva, è quella che analizza, è quella che sorride con un'ombra negli occhi, è quella che potrebbe dominare senza alzare la voce. È quella che unisce eleganza, intelligenza e una punta di malinconia. È quella che sembra sempre un passo avanti, anche quando resta immobile. È Saori Ano. E forse il motivo per cui questo parallelo funziona così bene non è solo perché si somigliano, ma perché condividono lo stesso archetipo narrativo. La donna sofisticata che ha attraversato l'oscurità e ne è uscita più lucida, non più rumorosa. La presenza che non ha bisogno di esplodere per brillare. La forza che si manifesta nel controllo, non nel caos. Se Nico Robin esistesse nel mondo del Joshi Pororesu, probabilmente entrerebbe in arena con passo lento, sguardo calmo, sorriso sottile e combatterebbe con tecnica, precisione e freddezza elegante. E quando il match finirebbe, non urlerebbe, si limiterebbe a sistemarsi i capelli, lanciare uno sguardo consapevole e andarsene, lasciando tutti con la sensazione di aver assistito a qualcosa di più profondo di un semplice combattimento. Esattamente come fa Saori Ano. E allora la risposta finale non è solo un paragone, è una dichiarazione. Se vi siete mai chiesti chi incarni l'anima silenziosa, intelligente e magnetica di Nico Robin dentro la Stardom, beh, ora lo sapete. Ma ditemi, siete d'accordo con me? Oppure pensate che la vera Nico Robin della Stardom sia qualcun'altra?
Lasciate il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Sono super curioso di conoscere la vostra opinione. Detto ciò, mi raccomando, fatemi anche sapere se questo nuovo format vi piace o meno e se volete nuovi episodi. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Per quanto riguarda questo format, appuntamento tra un mese esatto, mentre nel prossimo video torneremo a parlare di Stardom in modo più canonico, ripercorrendo esattamente la storia di EXV, una stable di breve vita ma che ha comunque lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Grazie a tutti voi e alla prossima. Bye bye!